Ciao e ben ritrovati. Vi avevamo lasciato che Romeo era diventato un camper di categoria M1. In questo video vi racconteremo come abbiamo importato Romeo in Italia e qual è stata la nostra esperienza con la burocrazia italiana. Sul portale ACI si trovano informazioni non chiarissime, tipiche della burocrazia. Quindi, dopo aver cercato di capire quali fossero i documenti necessari, abbiamo scoperto che alcune parti del processo non avremmo potuto svolgerle in autonomia. Infatti, prevedono obbligatoriamente la presenza di un'agenzia abilitata alla presentazione dei documenti ai vari enti locali e nazionali. Il file dell'ACI con tutta la documentazione richiesta lo trovate scaricabile sul blog. Di fronte a questa evidenza abbiamo contattato un'agenzia di pratiche auto che ci ha comunicato quali documenti avremmo dovuto fornire ed iniziamo da questo punto. Attenzione, questi documenti che vi elencherò sono documenti che servono per importare un camper usato acquistato presso un'azienda e non da un privato. Per un privato bisogna avere dei documenti aggiuntivi. Ecco quali sono i documenti necessari per importare e nazionalizzare un camper usato in Italia dalla Germania. Tail 1 e Tail 2. Il Tail 1 corrisponde al nostro documento unico, il nostro libretto di circolazione, e il Tail 2 corrisponde al certificato di proprietà. Il documento dati tecnici è esattamente riportato in due lingue, sia in italiano sia in tedesco, perché è un accordo tra le due nazioni e sono riportati all'interno di questo documento tutti i dati tecnici del veicolo, dal VIN alla categoria, e questo è estremamente importante perché è qui che viene riportato la categoria M1 Autocaravan. La fattura di acquisto del mezzo, copia della ricevuta del bonifico bancario effettuata al venditore, documento di revisione valido. Questo documento valido di revisione del mezzo tedesco per la motorizzazione italiana non ha nessun valore, perché comunque, come vedremo più avanti, ci hanno comunque fatto fare il collaudo e la revisione. Su questo ho un disappunto e preferisco non esprimermi ancora di più. L'Agenzia delle Pratiche Auto ci ha anche raccomandato caldamente di mantenere e conservare tutte le fatture, le ricevute, gli scontrini fiscali e gli scontrini autostradali del trasferimento del mezzo dalla Germania all'Italia, poiché l'Agenzia delle Entrate li può richiedere. Addirittura l'Agenzia delle Pratiche Auto ci ha suggerito di effettuare delle foto del mezzo, che si vedesse bene la targa, in particolare sul percorso dalla Germania all'Italia, quindi anche quando si facevano i rifornimenti, quando ci si fermava per prendere un caffè, si mantenevano gli scontrini e si facevano delle foto al mezzo. Copia del Tail 1 e del Tail 2 del precedente proprietario, poiché l'Agenzia delle Entrate può anche richiedere questo. Come ha fatto a noi, tutta la documentazione in tedesco deve essere tradotta in italiano da un professionista abilitato. Noi abbiamo dato il mandato all'Agenzia di Pratiche Auto di effettuare le traduzioni e di consegnare. Fotocopia della patente, del codice fiscale e di un documento di identità valido. Certificato di stato famiglia con residenza. E con i documenti abbiamo finito. Prima di parlarvi dei tempi e del girotondo burocratico italiano, devo parlarvi della targa di esportazione ZOL. Per poter partire dalla Germania e poter guidare il mezzo fino in Italia, abbiamo dovuto cercare un'assicurazione disponibile ad assicurare il mezzo per poter circolare con la targa di esportazione della durata di 6 mesi. Non tutte le assicurazioni rilasciano la copertura assicurativa per un così lungo periodo di tempo, ma noi volevamo i 6 mesi per poter continuare a circolare durante il tempo necessario per le pratiche di nazionalizzazione che non sapevamo ancora quanto sarebbe stato. Abbiamo trovato l'assicurazione AXA, trovate il riferimento sull'articolo del nostro blog dedicato al video 10.
Una volta in possesso dell'assicurazione, siamo partiti per andare alla motorizzazione tedesca per richiedere la targa di esportazione ZOL. Attenzione, il rilascio della targa ZOL non può essere fatto senza assicurazione, perché sulla targa viene stampata la data di scadenza. Per tutte le pratiche in Germania, compreso il rilascio della targa, abbiamo aspettato 4 ore. Ora vi racconto il processo e la tempistica che varia da regione a regione e da motorizzazione a motorizzazione. Noi, essendo di Roma, ci siamo appoggiati a un'agenzia locale e quindi alla motorizzazione di Roma. Dopo aver consegnato tutti i documenti all'agenzia di pratiche auto e dopo 2 settimane, la motorizzazione ha rilasciato la ricevuta con il numero di protocollo dell'istanza di rilascio del nulla osta all'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera. Dopodiché, una volta in possesso del nulla osta, l'Agenzia di Pratiche Auto ha richiesto all'Agenzia delle Entrate il nulla osta all'iscrizione del VIN presso il PRA. Tempo di attesa fine febbraio, quindi 2 mesi dopo aver consegnato tutti i documenti all'Agenzia di Pratiche Auto. E siamo a 2 mesi e mezzo dall'inizio. Una volta in possesso del nulla osta, l'Agenzia di Pratiche Auto lo ha consegnato alla motorizzazione, assieme a tutta la documentazione probante. Dopo 2 settimane circa, la motorizzazione ha comunicato che il mezzo sarebbe dovuto andare a collaudo e revisione per nazionalizzazione. Questo nonostante fosse valida quella tedesca, in base all'articolo 75 del CDS. Tempo di attesa per il collaudo? 1 mese e mezzo. Quindi siamo a 4 mesi dall'inizio del processo di nazionalizzazione. La mattina del collaudo avevamo appuntamento alle 9 e siamo stati ricevuti alle 11. Questi che vi elenco sono le cose che hanno controllato. Che sul libretto fossero riportati 3 posti a sedere aggiuntivi in cabina di guida e che ogni sedile avesse le cinture di sicurezza omologate. Che i vetri delle finestre fossero certificati Automotive. Che ci fosse la cucina, la dinette con tavolo fissato ed il letto per dormire. Che ci fosse il passaggio cellula cabina di guida, che le misure di altezza, lunghezza e larghezza fossero esattamente come riportati sui documenti tedeschi. Il numero di chassis e il VIN, ci hanno pesato, ci hanno fatto fare la prova di frenata sui rulli, hanno controllato che le misure dei pneumatici fossero quelle riportate sui documenti tedeschi. Dopo un paio di ore circa ci hanno mandato via con esito positivo del collaudo e della revisione, detto a voce, con nulla di scritto. Nel corso della stessa settimana l'Agenzia di Pratiche Auto ha ritirato i documenti attestanti l'esito positivo di collaudo e revisione ed è andata al PRA a fare l'iscrizione del veicolo usato. Il PRA, dopo 1 mese e mezzo, ha rilasciato l'attestazione di proprietà e di conseguenza è stato possibile rilasciare il documento unico di Romeo con targa italiana. Totale del tempo in Italia 5 mesi e mezzo, in Germania 4 ore, no comment. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Speriamo di esservi stati di aiuto e di non avervi demoralizzati troppo. Se il video vi è piaciuto, regalateci un like e ricordatevi di iscrivervi al canale. Grazie per la visione, ciao!